Venga, si accomodi pure di qua, grazie. Buongiorno. Senz'altro. E dica il suo nome, cognome. Bossi Ugo. Dove è nato? A Milano, 7/7/1938. Risiede? A Milano. Sono in stato di affidamento ai servizi sociali, risiedo in via Balisneri 8. Bene, le domande le fa adesso il pubblico ministero, risponde a queste domande. Va bene. Senta, lei, signor Bossi, intanto cerchiamo di chiarire un attimo la sua condizione attuale. Lei ha trascorso dei periodi di carcerazione? Sì, molti. In diverse riprese, diciamo. Adesso l'ultimo 13 anni. Cominciamo dalla sua conoscenza con Edoardo Formisano. Quando lo conosce, in quale occasione? Allora, Edoardo Formisano, se mi ricordo bene, l'ho già detto diverse volte, ad ogni modo lo conobbi o alla fine 76 o primi 77, se non vado errato. Ad ogni modo nei verbali risulterà senz'altro, perché ho dato delle circostanze abbastanza precise in riferimento alla nostra conoscenza. Ricorda chi glielo ha presentato? Sì, lo conobbi in un ristorante. Ne avevo già sentito parlare, non è che era per me uno sconosciuto, cioè ne avevo già sentito parlare da comuni amici, però la materiale nostra conoscenza, diciamo la presentazione, lui mi conosceva senz'altro a me come io conoscevo lui, cioè però non ci eravamo mai presentati. È avvenuto in un ristorante di Lambrate. Lambrate è una zona di Milano periferica dove io sono nato, e mi fu presentato da una persona che io ho sempre chiamato zio, pur che non è mio zio, ma ero legato affettivamente, un ex partigiano con cui Zio Ciccio, io oramai mi sono impegnato con Formisano in questa vicenda. E mi dice va bene, dice d'altronde quando si dà una parola bisogna mantenerla. Prosegui, ma stai attento, stai accorto così diciamo da padre, un padre che dice a un figlio, dice guarda che ti sei messo in mezzo a una storia che puzza, una storia brutta, una storia che non potrei venirne a capo, ma io non mi riuscivo a capire perché non potevo venirne a capo. Dopo me ne sono accorto dopo, con gli anni, dopo stando nelle carceri, ho capito che era una vicenda che era impossibile, cioè gestirla come volevamo gestirla noi, Comunque, torniamo Sì. sempre al discorso di Sì. Coppola. Allora. Quindi questo fu il senso del... Il senso del discorso, lui voleva che io, voleva convincermi a lasciar perdere questa situazione qua, ma però era un'iniziativa sua, cioè non è che lui, Coppola, l'hanno mandato qualcuno, o come si dice che, non so, come ho letto, perché non so se è vero o quello, perché io i verbali non li conosco, non li voglio neanche conoscere di Buscetta o di altri, che la mafia era intervenuta per qua là. Coppola mi diceva a me come un padre dice a un figlio o un amico, dice ma Ugo, ma cosa stai facendo? Ma insomma, questo fatto che non lo mandava la mafia è una cosa che dice lei perché è una sua opinione o No, è Coppola che gliel'ha detto? No, ve lo diede anche Coppola, ma io la conferma gliela posso dire io, perché quello che dice il signor Buscetta, che lui è stato incaricato da personaggi che non sto a fare il nome, allora a mio parere, posso sbagliarmi, ma però è difficile, signor Presidente, un pubblico ministero. Se si tratta di pareri, riferisca solo mi dispiace, circostanze. ma No, ma parere, qualcuno è la mi sostanza. possiamo. Ma la moglie me l'avrebbe detto. Se c'era un interessamento da parte di qualcun altro, allora, prima cosa, la moglie non aveva bisogno del sottoscritto per ogni piccola cosa, per trovargli il lavoro. Io per cercare di trovare lavoro alla moglie a Milano ero andato a disturbare minimo 30 persone, ma persone di un certo livello, non personaggi così, persone veramente di un alto livello, per farla assumere a fare l'interprete, per dargli una qualifica diciamo sindacale e una qualifica giuridica, che lei potesse rimanere a Milano, perché lei voleva diventare cittadina italiana. Senta, scusi, va bene, allora ho capito che il discorso che lei fa, dice, intanto Buscetta era in difficoltà e poi lei non ha saputo da nessuno, non ha saputo né da Buscetta né da altri che fosse stato attivato da altri, vabbè, questi sono fatti Questo è una e cosa, sono assodati.
Vorrei tornare un attimo a Coppola, però. Mi dica. Lei ha detto fino Sì, adesso sì. che lui girava intorno a questo discorso fin quando lo fece Sì, poi chiaramente. fin quando non me lo disse chiaramente. Che lei sappia, a prescindere da questo discorso su Moro, c'erano ragioni per le quali Coppola doveva venire a Milano? No, nessuna ragione. C'erano ragioni Che sappia io no. C'erano ragioni sempre per amicizia. quanto lei sappia per cui doveva venire a trovare lei No, perché Ci ha qualche... detto già qual era l'età di Coppola all'epoca? Ce lo vuol all'epoca dire? aveva avuto 80 anni, non mi ricordo. Aveva circa 78, 80 anni. Ecco. Ci ha detto che ha viaggiato in treno. In treno, ma Coppola era malato, ma era malato veramente. Non Lui come- abitava ancora a Pomezia all'epoca? Sì, a Tor San Lorenzo, lì Pomezia. Era anche malato? Sì, era malato. Di cosa? Infatti poi è morto, dopo. E adesso le malattie ne aveva tante, ad ogni modo non stava molto bene. Ecco. Adesso poi fino a che punto le sue malattie, in qualche modo è morto poi di malattie. Che lei sappia, in quel periodo, in periodi immediatamente precedenti, Coppola ha fatto altri viaggi a Milano, altri viaggi lunghi. A Milano senz'altro no, perché l'avrei saputo. Altri viaggi lunghi, non è che potessi sapere tutti i viaggi di Coppola. A Milano no, lo escludo. Non lo so. Perché qualche giorno prima, si evincerà nelle telefonate, i familiari di Buscetti erano andati a trovare, i familiari di Furatello, scusi. E lui, mi scusi, un'altra cosa, Sì. e lui le chiede dapprima che cosa stai facendo, di cosa ti sta interessando, poi le chiede specificamente se Sì. lei stava facendo qualcosa per Moro. Sì, è vero. Questa è una Sì. domanda che Sì, specifica. che mi rivolse, sì. che le rivolge lui. E chi mi aveva incaricato? Io gli dissi che era stato Formisano. Ma lei l'ha chiesto a Coppola come faceva lui a sapere che lei si interessava? No, non lo chiese perché non era neanche... Tra i nostri rapporti erano talmente, diciamo, che non c'era bisogno di chiedere perché o per come, una cosa o l'altra. Ecco. A parte che non me l'avrebbe neanche detto, Cioè, No, ma voglio dire, comunque è una cosa che lei notò, che la sorpresa, insomma, perché voglio dire... ma no, sorpresa no, perché lo sapevano tutti oramai. Ah, lo sapevano tutti. Lo sapevano tutti a Milano, ma chi Ma che non... lui uno a Milano, ma lui è a 80 Vabbè, anni. ma sta a i Pomezia. familiari di Turatello erano sempre ospiti suoi giù a Pomezia. Risulterà anche nelle telefonate che qualche giorno prima la moglie di Turatello era andata a trovarla giù a Pomezia. Cioè lo sapevano a Milano. Per me che lo venisse a sapere lui era una cosa, non è che era una cosa normalissima. Comunque, Bravo, anche Radio Calcio. comunque lo scopo di questo viaggio, per altri scopi oltre a No, questo... che sappia io no, non ce era venuto n'era. solo per quello. Io conto di continuai. Formisano. Sì, io continuai perché, come l'ho detto, pur che avevo notato che Formisano si era un po' demotivato o non lo so, si era un po' sgonfiato così, io oramai continuai perché mi ero preso degli impegni con i carcerati. E lei non immagina cosa vuol dire pigliarsi un impegno con un carcerato, è la cosa più brutta che ci sia su questa terra. Quando si spende una parola con un carcerato non si mantiene. Io ormai ho preso degli impegni specifici con loro che io avrei continuato a interessarmi e a dargli una mano a loro in questa situazione. Non è che potevo da un giorno con l'altro dire ragazzi scusate io volevo giocare o volevo divertirmi. Ma gli impegni presi con chi? Ma con Turatello, con Buscetta, con tutta questa gente qua, con questi carcerati che si erano attivati in questa situazione, Mirabella, Mingiardi, tutta questa gente qui che si stavano interessando nelle carceri. In un certo senso avevo un impegno morale verso di loro e non è che potesse da un giorno con l'altro dire non interessiamocene più. Ormai la cosa era partita, era come quando un fiume esce dagli argini e prima di fermarlo, questi si erano mossi, avevano cominciato a menare le mani dentro le carceri, successe coltellate, Quindi cose... lei non, sempre attivando Formisano, non si interessò solo del trasferimento di Buscetta ma anche di altri detenuti, mi pare Ma di capire. senz'altro, sì, ma senz'altro mi sono interessato di pagare gli avvocati, di cercare di assisterli in qualcosa. Nel limite delle mie possibilità, è logico, non è che io potessi... Per quanto riguarda le persone con le quali Formisano si proponeva di raggiungere questo risultato, lei ha detto che Formisano non fece dei nomi, sia pure in maniera non in termini di certezza. Lei il 22 aprile del 93, davanti al dottor Salvi, dice Formisano mi disse di essersi attivato per il trasferimento di Buscetta, egli non mi disse con chi avesse parlato a tal fine, mi pare però che abbia fatto i nomi dell'avvocato Gaito e dell'avvocato Vitalone
E quindi non del dottor Claudio Vitalone come scrivono i giornali. Dell'avvocato, sì. Ma ricorda che fece questo nome, senz'altro. Ma nel contesto nel contesto del trasferimento, che lui tra l'altro aveva parlato forse anche con loro. Oltre con le sue conoscenze che aveva a livello così, che aveva parlato con qualcuno di questi. Quindi questo viaggio a Roma con Belli. Sì, al cinema Mario Belli. Sì. Torniamoci un attimo. Era fin dall'inizio, aveva come scopo quello di incontrare una determinata persona a casa di Formisano. Cioè lui, sì, praticamente lo scopo era quello, ma lui soprattutto questa persona doveva incontrarla a me da solo. Doveva incontrarla sempre per parlare del terrorismo, della vicenda Moro. Lui anzi doveva farmi incontrare per darmi delle conferme che c'era questo suo interessamento, perché io mettevo in dubbio che lui veramente fosse all'altezza di fare questa cosa. E poi questa persona ci ha già detto che non ma Formisano giustificò in qualche maniera disse che me la giustificò. Disse che questa persona non è venuta perché venne a sapere che io ho portato una persona estranea con me e avrei fatto una furberia portandomi un testimone in un certo senso. Lui asserì quindi la presenza del Belli secondo lui è quella che avrebbe causato il non incontro, ecco. Che però il Belli a casa sua praticamente non c'era, perché era andato ospite a casa di Califano. Lei viaggiò in aereo. Ricorda se ebbe dei particolari problemi per prendere il volo? Al rientro io arrivai all'aeroporto accompagnato da Formisano e il volo era già chiuso, praticamente. Allora lui intervenne presso il commissariato di polizia di Fiumicino, dell'aeroporto, come si chiama? Fiumicino. All'aeroporto e riuscì ugualmente a far salire a me il Belli sul volo, purché era già chiuso. Quello mi ricordo che intervenne. Vidi che si avvicinò a un funzionario, parlò con lui in separata sede, io non ho sentito quello che dire, però gli dimostrò una tessera, parlò con lui, dopo un po' ci chiamarono e dice Bossi e Belli possono prendere l'aereo. Quindi il volo era chiuso, Formisano va al commissariato, al posto di polizia dell'aeroporto, parla con un funzionario, mostra un tesserino e voi salite sull'aereo. Qualcosa del genere, è avvenuto qualcosa del genere. Lei sa dare qualche indicazione più specifica sulle informazioni che ha passato a Formisano riguardo come esito di questo suo interessamento? Ma io le informazioni precise che gli ho dato era sulla politicizzazione dei detenuti in carcere. Sulla vicenda Moro io penso di non avergli potuto dare nessuna informazione utile a quello che erano sia le indagini e sia veramente la salvezza dell'onorevole Moro, perché sembrava che dovevo dargli da un momento all'altro, perché mi arrivavano notizie dai familiari che da un momento all'altro qualcosa sarebbe avvenuto, o se non altro un contatto diretto col nucleo storico delle BR sarebbe avvenuto, però non è avvenuto niente praticamente. Io ho informazioni precise sul terrorismo in generale, sì, perché lui voleva sapere da chi erano finanziati, se c'erano potenze straniere, che differenza c'era tra le BR, tra prima linea, insomma questi discorsi qua li abbiamo fatti e glielo date alcune informazioni, è la verità. Abbiamo già avuto occasione di parlare, di accennare a un successivo incontro, un incontro che ha avuto dopo la fine del sequestro Moro con Buscetta. Sì. Ecco, ci vuole parlare adesso un più in allora, dettaglio di quello avvenne nel 79, io ero stato arrestato nel 78 in giugno 78 per associazione delinquere per concorso in sequestro di persona Nassisi, non quello che attualmente sto spiando, che è un altro, per non far confusione. Dopo qualche mese che io lavoravo al centro clinico arrivò a Buscetta con un altro detenuto, arrivò da Cugno credo, anzi sicuramente arrivarono da Cugno, 2 detenuti, che uno era la Canale che io conoscevo di nome, che era amico di Turatello, e poi Buscetta che invece ci conoscevamo già, e vennero tutti e 2 associati lì al centro clinico. E io ebbi occasione di cominciare ad andare a salutarlo, chiedergli cosa aveva bisogno, le solite cose che si fa tra detenuti, tra compagni,
e poi essendo io di Milano era giusto che mi mettevo a disposizione, perché se io andavo in un carcere a Bassa Italia, uno della Bassa Italia si mette a disposizione. Queste erano le regole e sono le regole attuali ancora che vigono nelle carceri. E a parte queste formalità, queste cose normali, si cominciò a venire nel vivo della questione, e lui cominciò un po' a essere nei miei confronti un po' sospettoso, perché mi disse: ma come mai mi hanno qui mandato a Milano, che io dovevo essere mandato a Torino, dovevo essere mandato di qua, invece mi hanno trasferito qui a Milano dove ci sei tu. Cominciò a essere un po' sospettoso e poi cominciò a accusarmi che io non ero stato all'altezza di continuare questa, mio impegno preso nei suoi confronti e nei confronti della famiglia di farlo trasferire a Torino, come mai non ero stato capace, come mai chi voleva sapere chi c'era dietro Formisano, insomma tutti questi discorsi. Io allora, per tagliare proprio la testa al toro, come si suol dire, gli dissi: senti, io mi sono interessato, io non sono mica il Padre Eterno, ho fatto quello che ho potuto fare, ho sbagliato a interessarmi, purtroppo sono qua anch'io, io sono un carcerato come te, prenditi le registrazioni telefoniche se non ci credi e studiatele. E gliel'ho buttate proprio malamente, gliel'ho quasi, non dico buttate in faccia, perché insomma per una questione anche di rispetto, ma guarda se è vero. Cioè lei voleva dimostrare a Buscetta che io mi sono effettivamente attivato per lui, per la qualcosa. famiglia, perché lui poi mi dico: ma senti, perché tu mi vieni a dire questo dopo quello che io ho fatto per la tua famiglia? Dopo che mesi e mesi che do milioni, fior di milioni alla tua famiglia, ho mantenuto tua moglie, ho fatto studiare, ho mandato a scuola i bambini, ho aiutato qua, ho aiutato là, e tu adesso mi vieni a rinfacciare che io non ho fatto niente per te? E io sono qui anch'io in galera e con delle imputazioni gravissime, perché ero imputato di sequestro di persona, non di furto di auto o di detenzione d'arma. Allora, sai, ebbi una discussione un po' violenta, dico: senti, guarda, io non c'ho tempo, proprio, tra l'altro lavoravo, poi facevo lo scrivano, mi dovevo occupare anche degli altri detenuti, non solo di lui, e gli diedi tutte le registrazioni telefoniche da leggere. Ecco, questo è stato. Se non ci credi, quando le hai lette, poi dopo mi darai una risposta. Infatti dopo 2 o 3 giorni lui era un po' più mansueto, mi dice: sì, scusami, sai, io forse ti ho detto così, sono nervoso perché io devo andare a Torino, mica devo andare a Torino, perché qui, perché là. Poi dico: ma senti, Masino, ma tu mi hai sempre mandato a dire che tu stavi male, Le visite che ti hanno fatto risulta che non c'è niente, anzi che tu stai meglio di me. E io ho cominciato a dirgli: ma come, stavi morendo, tua moglie dice che c'avevi un'infezione renale gravissima, che qua, che là. Dice: ma sì, ma sai, non dà retta a mia moglie, abbiamo fatto così, ecco, è tutto qua. Questo è praticamente il tenore del colloquio. Lui è rimasto lì per 20 giorni, 25 giorni, e poi l'hanno trasferito, poi io non ho avuto più occasione di vederlo. Forse gli ho scritto però una lettera, però non a lui, ma bensì alla moglie, in cui appunto, perché gli ho voluto chiarire alcune cose, gli ho mandato una lettera negli Stati Uniti quando lui forse stava iniziando a collaborare, o aveva già iniziato, non mi interessa, perché sono cose sue, io rispetto ogni decisione di qualsiasi persona. Gli ho scritto una lettera specificando che io, quello che sono stato, quello che ho fatto per lui, e che io l'ho fatto ingenuamente, che io non avevo niente da temere da nessuno. Lei ricorda esserci stata con Formisano, no? Sì. Che per lei era Sì. importante perché poteva confermare le sue dichiarazioni. Lei Sì. cosa ricorda di questa telefonata? Cosa vi siete adesso detti? mi No, ricor- ve lo chiedo perché forse magari Sì, per no. il fatto che era così importante le è rimasta un po' più impressa. Magari. No, non è che mi è rimasta più impressa degli altri, perché tutte le telefonate tra me e Formisano avevano dell'importanza e della non importanza, perché prima di tutto per telefono non è che parlavamo apertamente proprio della vicenda Moro, o si parlava con sottintesi, si diceva sempre delle cose, lui mi faceva delle battute, io a sua volta ne facevo delle altre. Lei vedrà che in tutte queste telefonate non si parla mai molto chiaramente. Però mi ricordo che lui doveva parlare con Cristina, era importante perché la moglie di Buscetta era a casa mia che aspettava la sua telefonata, perché io avevo litigato con la moglie di Buscetta, avevo avuto un diverbio, appunto perché eravamo venuti a qualche parola. Allora gli avevo detto: senti, adesso tu devi parlare con la moglie di Buscetta per dargli la prova che sta effettivamente dandoti da fare, perché questi si stanno dando da fare in carcere, stanno litigando con questa gente e stanno cercando di ottenere. E tu adesso dammi la prova che effettivamente ti stai attivando. Ecco l'importanza della cosa. E lui effettivamente con la moglie di Buscetta ha parlato per telefono, perché la moglie di Buscetta se lo ricorda benissimo e me l'aveva detto poi. Però adesso io, lei non mi dica qual era il tenore delle telefonate, di cosa abbiamo parlato. Senz'altro abbiamo parlato delle vicende che ci stavamo occupando, questo le posso dire, di più non le posso dire. Perché? Può darsi che abbiamo detto qualche parola in più, perché io quando magari mi agitavo un po',
era mia cattiva abitudine, perché magari dicevo qualche parola in più, magari ero un po' ineducato nei suoi riguardi, o gli dicevo, mi ha rotto le scatole, te, i tuoi amici di Roma, ma chi credi è? Può darsi che effettivamente è stato detto anche qualche nome che magari non c'entrava niente. No, Ecco, allora... no, avevo un'altra curiosità, perché Sì. come la Corte sa anche noi poi ci siamo attivati invece per Sì, cercare ci queste mancherebbe cose, altro. poi abbiamo cercato anche le bobine, ma è risultato che erano distrutte da un'alluvione. Ma vorrei sapere, questa utenza era l'utenza di una... Di casa mia, Di casa, di Via Lario 8, mi ricordo benissimo. questa che era sottoposta... Sotto controllo, sì. Di questa particolare vicenda lei parlò anche a Buscetta quando poi Che non c'erano queste telefonate, che non mi sembrava che mancasse qualche telefonata agli atti? Sì, ne parlai. Ne parlai certamente. E gli dici che forse era stato fatto il nome anche di qualcuno, adesso non mi ricordo, magari, perché lo offesi, dici, ma senti un po', ma vuoi veramente che questa persona si salvi, non si salvi? Deve esserci stato un discorso del genere, però io, con quale tenore? Quindi lei disse anche a Buscetta che forse si era fatto qualche nome in quella telefonata che non si trovava. Può darsi, anzi, credo di sì, di avergli detto qualcosa del genere. Cioè manifesta questo sospetto, forse non si trova perché abbiamo fatto qualche nome, ecco, questo è... Sì, questo io a Buscetta dissi che forse avevo detto qualcosa in più, ci eravamo sbilanciati forse un po' troppo, io e Formisano al telefono, a differenza delle altre volte che si parlava di squadre, di giocatori, di le chiese portoricane, lei troverà diverse telefonate che si parla di chiese portoricane. Forse è portoghese. O portoghesi. Scusi, no, portoghesi, hai ragione, portoricani. A che proposito? Portoghesi, sì, portoghesi, e si intendeva il generale della Chiesa, quando diciamo chiese portoghesi. E altre frasi dicevamo per intendere il governo o qualcosa d'altro, adesso non mi ricordo perché erano tutte quelle banalità, erano banalità che dicevamo pensando di essere furbi, di non far capire il tenore, poi invece il tenore delle telefonate sono talmente chiare, noi tante volte si pensa che parlando con uno, dicendo soltanto metà frase, le autorità non riescono, invece non serve a niente. Vabbè, quello è un altro discorso. Le stavo dicendo, io a Buscetta senz'altro ho detto, in questa telefonata, siccome io avevo litigato con sua moglie, avevo avuto un piccolo diverbio con la moglie, ma diverbio, cioè tra persone civili, perché poi con una donna cosa potevo dirle? Lei mi accusava, ma tu come hai promesso qui, là? Allora io forse dovevo avergli risposto anche male, perché oltre che provvedere io al sostentamento e tutto, mi sentivo anche accusato, come se causa mia lui non venisse curato, no? E mi ero un po' risentito. Senz'altro in quella telefonata tra me e Formisano si è detto qualcosa che non eravamo abituati a dirci, che non eravamo soliti a dirci nelle nostre telefonate. Questo senz'altro, io a Buscetta devo averlo detto, perché con Buscetta gli ho detto Quindi tutto quello che è avvenuto in è quei certo giorni. che avevate detto qualcosa di insolito. di troppo, di insolito. Sì, senz'altro. E lei attribuì questo, parlando con Buscetta, attribuì a questo particolare modo di esprimersi la possibile causa del mancato ritrovamento. Però mancata trascrizione. Della mancata trascrizione. Perché la registrazione ci sarà, io pensavo che c'era. Io parlavo sempre delle trascrizioni perché io poi non riuscivo a capire bene che differenza c'era tra trascrizione e registrazione all'epoca. Insomma, sapevo che pensavo che le trascrizioni fossero la fedeltà, cioè come si può dire, il rispecchio della registrazione. Invece mi sono accorto dopo che invece le registrazioni telefoniche erano delle sintesi. Non c'era mai tutta la telefonata e gli si dava sempre dei significati a convenienza del... scusi... Un momento, adesso sì. ci sono... Mi scusi, ma quando lei parla di qualche cosa di più, cioè dice in quella telefonata che lei dice di aver fatto, non è registrata, non c'è l'imbrogliaggio, però lei ammette di aver avuto quella telefonata con Formisano. Sì. Dice forse abbiamo parlato di qualcosa di più, di che cosa di più? Se lo ricorda? Io presumo, non ne sono certo, ne presumo come per dire l'onorevole Moro lo vogliono morto, qualcosa del genere. Non abbiamo detto qualcosa del genere. Guarda che qui così mi sa che è tutta una pagliacciata che stiamo facendo, ma hai fatto interessarmi per qualcosa del genere deve essere scaturito o da me o dalla moglie di Buscetta, in qualche telefonata di qualcosa del genere. Senta, un'altra cosa.
Lei ha parentela con un Carmelo Bossi? Sì, siamo cugini di secondo o terzo grado. Quando lei aveva le udienze dibattimentali nell'81 Sì. per i processi che Sì, aveva a Milano, sì. aveva fra i coimputati Turatello? Sì, sì, sì. Ecco, Carmelo Bossi mi è venuto a trovarlo. In Ha carcere? partecipato alle udienze, dicevo, no, nelle udienze dibattimentali. Ah, in tribunale? Sì, senz'altro. Faceva o fa dello sport questo... È stato campione del mondo di pugilato, Ecco. è stato però campione del mondo. campione del mondo, sì. Volevo sapere, lei le risultano rapporti tra Turatello e Abbrusciati? Sì, mi risultavano, sì. Che genere di rapporti? Erano amici, Turatello poi da latitante è stato parecchio tempo a Roma, è stato arrestato a Roma da latitante, si conoscevano, si frequentavano, poi se hanno fatto qualche malefatta assieme, non è che le so tutte, però erano buoni amici. Lei si ricorda se Abbrusciati è mai andato ha partecipato mai a udienze dibattimentali? Sì, l'ho visto anch'io. L'ha È visto? venuto, l'ho visto io personalmente. Mentre stavamo facendo il processo è venuto in aula a salutarsi. Si ricorda se Abbrusciati è venuto da solo o con altre persone? Beh, questo non me lo ricordo, ma non era senz'altro da solo, non mi ricordo. Lei ha dichiarato di non aver mai saputo chi fossero i referenti di Formisano nel caso Moro e soprattutto di aver temuto che si fosse potuto trattare del questore Mangano. Sì. Ora, lei stamattina ha detto che lei con il questore Mangano intratteneva non proprio rapporti di amicizia, ma di inimicizia per quello che è successo e per quella che è stata poi la sua vicenda processuale sul caso Mangano. Sì. Ma le risulta il motivo perché lei, Ugo Bossi, fu scelto per interessarsi con Buscetta e Francis Turatello della liberazione di Moro? Non mi risulta, no, proprio se oggi dovessi dire proprio perché non mi risulta. Non le fu? Posso Perché poi lei venne fare diverse ipotesi, però sono solo ipotesi. Lei venne a sapere che Formisano agiva per conto di Mangano? No, Mai non ho mai avuto la certezza. Non l'ho mai avuta. Bene. Lei da quanto tempo conosceva la convivente di Buscetta? Dal 77, fine 76, primi 76. Fine 76, inizio Sì, 77. penso sì, all'incirca. Senta, all'epoca in cui lei conosce la convivente di Buscetta era in carcere? Sì, Era in carcere. da diversi anni. Da diversi anni. E chi è che provvedeva quando lei conobbe la moglie di Buscetta, la convivente, al mantenimento in carcere, alle esigenze familiari della famiglia di Buscetta? Non lo so, ma penso che non se la passassero molto allegramente. Quindi, per quelle che furono le rappresentazioni che le diede la signora e anche poi in relazione a quello che è stato il suo successivo intervento, Buscetta non riceveva dalla organizzazione mafiosa proventi di denaro che gli consentissero di sostentarsi durante il periodo Non lo so, che ma io trascorreva in carcere. Penso di no, perché questa mia deduzione gliela dico il perché. Il figlio, Antonio, con cui avevo stretto un rapporto abbastanza di amicizia, non aveva mai una lira. Era solito andare in giro a farsi cambiare degli assegni e poi questi assegni venivano regolarmente protestati. Infatti c'erano già dei malcontenti in giro perché il figlio continuava a fare questi assegni e glieli cambiavano perché era il figlio di un carcerato più che il figlio di un Buscetta. Senta, lei ha conosciuto, voglio dire, indipendentemente forse da quel periodo di tempo, ma anche successivamente, altri uomini d'onore che non venissero aiutati dalle proprie famiglie di appartenenza o che tenessero i comportamenti che teneva Buscetta o che consentisse che i propri familiari tenessero i comportamenti che appena descritto? No, solitamente in carcere chi, come dice lei, erano considerati uomini d'onore avevano un'assistenza totale da parte dei loro, diciamo, del loro gruppo, ecco, della loro famiglia, del loro gruppo. D'accordo. Senta, lei ha saputo
con certezza che fu il generale Dalla Chiesa ad impedire il trasferimento di Buscetta, oppure queste erano chiacchiere, pettegolezzi? Guardi, io con certezza non l'ho saputo, però sia Buscetta sia la moglie e forse anche Turatello, perché dopo ci siamo incontrati con Turatello, mi dissero che il generale Della Chiesa era intervenuto per rifiutare questo trasferimento, però io la certezza non l'ho mai avuta. Prima c'è una mia curiosità. Che vuol dire l'espressione soffiatore di vetro? Allora, soffiatore di vetro ha due significati. Allora, prima di tutto perché Buscetta effettivamente da ragazzo ha fatto il soffiatore di vetro, Sì. però da come lo diceva Frank Coppola era un tono dispregiativo, cioè uno che dà una bollicina così è capace di fare un pallone grosso così. E si dice ciuscia vitru in siciliano. Grazie. Senta, a proposito di Coppola, lei ha ricordato questa mattina che con Coppola tutto sommato, anche se lei gli addebitava il fatto grave indubbiamente di Mangano, però poi instaurò di Siamo fatto sempre un amici, rapporto. gli volevo bene, ero affezionato. Allora io le faccio una domanda che peraltro già le è stata fatta, alla quale ha già risposto. Se lei sa se Turatello ebbe in mano alcune carte relative al sequestro dell'onorevole Moro. È assolutamente falso, non ha mai avuto nessuna carta onorevole Moro. D'accordo. L'avrei saputo certamente. Se l'avesse avuta, io sarei stata la prima persona che l'avrei saputo. Turatello le disse che doveva consegnare dei documenti ad Abruciati? No, non mi disse mai questa cosa. D'accordo. Senta,